Ciao, io sono Ilaria di laser.com e benvenuti ad una nuova lezione di italiano. Nella lezione di oggi impareremo la parola quanto e impareremo come utilizzarla all'interno della frase e impareremo anche alcuni significati nascosti. Ora però, prima di cominciare, ho una domanda da porvi. Quanto ne sapete sulla parola quanto? La parola quanto in italiano è una parola che conoscono anche i principianti, perché tra le prime cose che si impara a fare è quella di porre domande, di chiedere informazioni. Ecco, il primo uso che voglio mostrarvi è proprio questo: quanto utilizzato per porre domande. Facciamo un esempio. Quanto dista questo posto dal mare? Voi tutti sapete però che la parola quanto è una parola che non è invariabile. Quindi questo significa che la sua desinenza, quindi la parte finale, può cambiare a seconda dell'oggetto, del nome che c'è dopo, come nei seguenti casi. Quanto può diventare quanta, ma anche quante e quanti. Proviamo a fare delle frasi. Quanta pasta compro? Quante pillole devo prendere? Quanti bambini verranno alla festa? Questo che cosa dimostra? Questo vi dimostra, come già detto in precedenza in altre video lezioni e in altri articoli che potete trovare sul mio blog, quanto sia importante la concordanza in italiano. Passiamo ora ai significati più nascosti, meno automatici della parola quanto. Quanto può essere utilizzato come quello. Non ci credete? Proviamo a fare alcuni esempi. Quanto fatto finora non è sufficiente ad ottenere dei finanziamenti. Ecco che in questa frase quanto fatto significa quello che è stato fatto, o meglio il lavoro che è stato fatto finora, ok? Proviamo ancora a vedere un'altra frase per capire meglio il suo funzionamento. Hanno portato delle prove per dimostrare quanto detto. Anche in questo caso, quanto assume il significato di quello. Hanno portato delle prove per dimostrare quello che hanno detto. Andiamo ancora avanti e vediamo un terzo uso della parola quanto. Quanto può essere utilizzato infatti con il significato di perché. Ma attenzione, avete bisogno in questo caso di un piccolo accorgimento, cioè dovete ricordare di inserire la preposizione in prima della parola quanto. Quindi, per ottenere il significato di perché, dovete semplicemente usare l'espressione in quanto, ok? Anche in questo caso proviamo a fare alcuni esempi. Non posso venire stasera al cinema, in quanto finirò tardi di lavorare. Questo in quanto significa praticamente perché, dal momento in cui, ok? Sono molto stanca in questo periodo, in quanto non dormo molto. Ora,
A questo punto voglio chiedervi una cosa, voglio chiedervi di esercitarvi, voglio chiedervi di provare a scrivere delle frasi, anche nei commenti qui sotto se volete, proprio per utilizzare la parola quanto oppure in quanto nella vostra conversazione, per fare in modo di aggiungere nella vostra vita quotidiana delle nuove parole o delle nuove espressioni, ok? Ma non scappate via perché non abbiamo ancora finito. Voglio spiegarvi ora, infatti, 2 espressioni che contengono la parola quanto. Queste sono delle espressioni molto comuni, molto diffuse nella lingua italiana e che potreste facilmente trovare se guardate un film in italiano o se leggete qualcosa. La prima espressione è in quanto a questo. In quanto a questo significa per quanto riguarda, riguardo a questa cosa o riguardo a questa situazione. Molti potrebbero anche dire per quanto concerne. Proviamo ad utilizzarla come al solito all'interno di una frase. In quanto a questo vorrei aggiungere qualcosa. O potrei anche dire per quanto concerne questo vorrei aggiungere qualcosa. L'altra espressione invece è questo e quanto. Questo e quanto si usa di solito alla fine di un discorso, quando non c'è più nulla da aggiungere, quando abbiamo finito tutto quello che abbiamo da dire. Ad esempio, io potrei utilizzare questo tipo di espressione proprio alla fine della lezione, proprio per dire bene, abbiamo concluso e non c'è più nulla da aggiungere. Bene, questo è quanto per oggi, ma voi non dimenticate di iscrivervi al mio canale YouTube, alla mia newsletter e se siete dei principianti, avete appena cominciato ad imparare la lingua italiana, non perdetevi il mio videocorso per principianti su Udemy. Vi lascio il link nella descrizione, così se siete interessati potete andare a dargli un'occhiata. Inoltre, se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di mettere un bel like e di condividerlo con tutti coloro che sono interessati allo studio e all'apprendimento della lingua italiana. A presto!